Nel video di oggi condividerò con voi 5 semplici abitudini che mi hanno fatto guadagnare il mio primo $1.000.000. Ora ascolta prima che clicchi via o pensi, sai, forse è un po' troppo semplice, o forse, sai, ho già guardato alcuni video del genere, non me ne importa niente se stai cercando di fare i tuoi primi $1.000 online. O sei già un multimilionario, imparerai cosa fare in questo video o essere ricordato di ciò che non stai facendo in questo momento, perché garantisco che c'è meno dello 0,1% di voi. Voi che seguite queste 5 cose religiosamente ogni giorno, così, con quell'intensità, mettendo da parte l'introduzione, queste 5 cose sinceramente le ho seguite religiosamente giorno dopo giorno per fare il mio primo $1.000.000. E a proposito, non sto qui a fingere che se segui queste 5 cose inizierai semplicemente a guadagnare denaro dal nulla. No, hai bisogno del modello di business giusto, hai bisogno del veicolo giusto. Devi scoprire davvero qual è il modo migliore per guadagnare per me, perché siamo tutti diversi. Quindi lascerò un link qui sotto alla versione aggiornata del 2024 del miglior modello di business da seguire quest'anno. Vado avanti e confronto diversi modelli di business là fuori e ti dico qual è il migliore per guadagnare 10.000 euro al mese online, perché praticamente con qualsiasi modello di business puoi fare i tuoi primi 1.000 euro. Ci sono molti modelli di business, ma qual è il migliore per guadagnare 10.000 euro al mese? Online nel profitto consiste, quindi una volta finito di guardare questo video e sai esattamente le 5 abitudini di cui hai bisogno, trascritto da HTTPS Product No AI, per diventare milionario, beh allora puoi guardare quel video su YouTube e capire quale modello di business funziona meglio per te nel tuo scenario. Quindi ho la Strum's Business mi dovresti per il mio primo $1.000.000 è preparare i miei vestiti la sera prima. Pazzesco, lo so, come uno shock. Ascolta, prima di cercare di minimizzare alcune di queste cose, chiediti: sembra semplice, sono io? Lo fai? Perché molto probabilmente non lo stai facendo. Perché quando sei nell'esercito prepari i tuoi vestiti la sera prima. In questo modo puoi saltare fuori dal letto e non devi pensare a nulla. E questo è esattamente lo stesso. In realtà ho 2 set di vestiti preparati. La mia palestra è chiusa, quindi ho deciso, ok, mi sveglierò e mi allenerò al mattino. E ascolta, negli anni sono diventato un milionario, poi multimilionario, un miliardario. Ho provato cose diverse, ho provato ad allenarmi di notte, ho provato ad allenarmi durante la... In alcuni giorni ho provato ad allenarmi a metà giornata. A volte mi alleno 2 volte al giorno, sai, mescolo un po' le cose. Ma per fare il mio primo milione mi alleno prima cosa al mattino. Così avevo le mie cose per l'allenamento in palestra, così quando mi svegliavo. Perché Svegliati, può essere freddo tutto il tempo. sono cresciuto a Londra, quindi fa freddo e è cupo. Qualsiasi pensiero in più che devi fare la mattina è molto pericoloso. Ecco perché prepara in anticipo i tuoi vestiti da palestra. Prima di allora, quando sono tornato dalla palestra, avevo già preparato il mio prossimo set di vestiti, che sono semplicemente i miei soliti vestiti da lavoro di tutti i giorni. Per te forse è i tuoi vestiti da ufficio, i tuoi vestiti da scuola, qualsiasi cosa sia. Il punto è la tua divisa per il giorno. Sai che tu abbia un'attività online o quale fase della tua carriera tu sia. La tua divisa per il giorno. Non riesco davvero a spiegare quanto sia importante la mattina e che è un momento molto delicato della giornata. Per te devi davvero stare attento a prendere troppe decisioni al mattino presto. Tutti conoscono famosamente ragazzi come Mark Zuckerberg, Steve Jobs. Indossano praticamente la stessa cosa giorno dopo giorno. In questo modo elimina l'affaticamento decisionale, sai, non hanno bisogno di pensare a nulla. Quali vestiti dovrai indossare oggi? E a proposito, penso che dovresti avere forse... Non è la stessa filosofia, ma quando è esattamente la stessa cosa, solo più semplice. Se non ho incontri fuori casa come oggi, indosso qualcosa di semplice. Una maglietta, dei pantaloni e alcune scarpe, ed è tutto. È roba molto semplice da preparare, non devo davvero pensarci. Quindi elimina il più possibile l'affaticamento decisionale. Prepara i tuoi vestiti la sera prima e credimi, posso dirtelo, soprattutto se hai difficoltà a svegliarti. Sento che anche solo preparare i tuoi vestiti è come un ancoraggio a te stesso, è proprio come se avessi fatto una piccola promessa a te stesso. Sì, mi sveglierò domani e mi allenerò perché ho già preparato il mio allenamento. È come quel primo impegno. Ora, la prossima abitudine che mi ha aiutato a fare il mio primo $1.000.000 è stata pianificare la giornata di oggi. La sera prima, non importa a che ora termini la giornata. Magari per te, sai, termini il lavoro alle 18:00 e poi non pensi più al lavoro la restante parte della notte. Forse sai che andrai a una bella cena, ti godi quello che c'è. Ma il punto è, quando hai finito con il lavoro d'ufficio, sia che tu stia avviando un'attività online e sai che hai finito i tuoi blocchi di lavoro per il giorno, voglio che ti disconnetti nel modo che ritieni più adatto per te. Sai, ho provato un sacco di cose, ho pianificato le mie attività imprescindibili per il giorno seguente, che sono solo 1 o 2 cose che devo fare per forza, le cose imprescindibili, e poi da 3 a 5 desiderabili, ma il punto è che se termino quelle 1 o 2 cose imprescindibili, l'intera giornata è un successo nella mia mente. Quindi l'ho fatto ma non pianificato, sai, ora per ora. E poi sono
arrivato al punto in passato dove avevo pianificato letteralmente blocchi orari, sai, faccio questo ogni singola ora e seguo un rigido tipo di programma orario. Le cose cambieranno per te col passare del tempo, troverai il flusso che funziona meglio per te. Sai, in questi giorni fisso solo 1 o 2 obiettivi imprescindibili e poi le cose piacevoli da avere, perché il mio programma è sempre in movimento e ho iniziato la mia prima impresa imprenditoriale 10 anni fa a questo punto, quindi mi fido davvero di me stesso per sapere come adattare e cambiare il mio programma a seconda di ciò che il giorno può lanciare contro di me. Quindi, come ho detto, sia che sia scritto su carta e penna, sia che sia nella sezione note del tuo telefono o del tuo computer, poco importa. Funziona meglio per te, non c'è una risposta giusta o sbagliata qui. Il punto è quando finisci il tuo lavoro per giorno vai avanti e pianifica il prossimo stato. Ci sono alcune cose pazze che succedono mentre dormi e ci sono alcune cose pazze che succedono durante la notte. Il tuo cervello inizierà a rifletterci sopra e inconsciamente inizierà a pensarci. Riguardo ai problemi, e con problemi intendo in modo positivo le sfide, gli enigmi che devi affrontare il giorno seguente e come puoi farlo nel modo più efficiente possibile. Quindi pianifica il giorno seguente, la sera prima. E ciò conduce perfettamente alla terza cosa che mi ha aiutato a guadagnare il mio primo $1.000.000, e cioè a non svegliarsi mai e non sapere cosa farai. Cosa fare in palestra come allenamento, e questo si lega alla pianificazione della sera prima. La sera prima pianificavo allenamento. Ora, in queste giornate mattutine pratico molto tennis, faccio box, sai, ho i miei allenatori personali, quindi mi preparano tutto il protocollo. Non devo pensare troppo pensando a quello, ma sì, davvero è molto molto importante. Che la sera prima sai già cosa farai in palestra. Ancora una volta, questo si lega al fatto che il tuo cervello sarà stimolato e inizierà a pensare, ok, per fare questo domani devo fare quello domani, e inizierà a lavorare in background, e per la mia esperienza non sarà qualcosa che ti distoglierà oppure hai difficoltà a dormire, è semplicemente lì e la tua mente lavora in sottofondo per cominciare già, come disse, risolvendo alcuni di questi problemi, pensando all'allenamento, alla struttura delle cose, eccetera eccetera. Quindi, come ho detto, la sera prima o almeno quando ti svegli al mattino pianifica il tuo allenamento. Basta che non entri in palestra, sei in palestra, guardi in giro, sai, oh, cosa faccio? Perché l'allenamento richiede forza di volontà e quella è già metà della tua forza di volontà il giorno successivo. Ora la quarta cosa, e questa è stata enorme per me e lo è ancora oggi. Metti il tuo telefono in modalità aereo. Sapevo effettivamente quale dei miei amici ha spento il telefono in modalità aereo, perché metà delle volte quando gli mando un messaggio non appare come consegnato, mostra solo che è stato inviato. E per me la modalità aereo è un segnale molto chiaro che qualcuno rispetta il proprio tempo. È un segno molto buono. Qualcuno capisce quello, ascolta, voglio influenzare il mondo, non voglio che il mondo mi influenzi. Ora, se lavori in un certo campo, diciamo per esempio che sei un agente immobiliare, devi essere al telefono a parlare con le persone 24/24, questo e quest'altro. Sarò onesto, sono al telefono forse ore al giorno a parlare con i miei gruppi di leadership all'interno delle mie diverse aziende. Ma ovviamente sono in una posizione fortunata perché gestisco le mie attività da così tanto tempo che posso decidere quando abbiamo le telefono. Ma come ho detto, capisco che per alcune persone hanno davvero bisogno di, sai, guadagnare davvero dalla loro telefonata e essere accessibili abbastanza spesso. Sai, essere davvero accessibile agli altri, altre persone. Ma per quelle che non lo sono, proteggi il tuo tempo, metti il tuo telefono in modalità aereo. E sai, anche se guadagni dai tuoi contatti in un certo punto, diciamo anche solo per il tuo allenamento, solo il tuo allenamento, sai, lascia che quei 30 minuti, 45 minuti, 60 minuti, 90 minuti, qualunque sia, quel tempo sia il tuo momento di pace. Metti il tuo telefono in modalità aereo o dall'aereo, rilassati. Lascialo dare il 100% a ciò che fai. Sì, mi ricordo probabilmente i primi anni che io in studiavo presso il mio sito, non avevo il suo telefono in modalità aereo metà giornata e avevo addirittura 2 telefoni. E in questi giorni ho decisamente più di 2 telefoni. Sai, questi sono solo alcuni sulla mia scrivania, parecchi altri nel mio archivio. Ma allora avevo 2 telefoni e potevi anche usare un iPod Touch e un iPhone. E mettevo il mio telefono in modalità aereo e qualsiasi altra cosa mi servisse, per esempio Audible, Spotify mentre mi allenavo, persino l'accesso a Uber, avrei solo quello sul secondo telefono. O, sai, come ho detto, puoi usare anche un iPod Touch o qualsiasi cosa funzioni, il meglio per voi. E avrei solo questo come cosa aggiuntiva, dove potrei avere servizi essenziali e poi l'altro telefono potrebbe essere messo da parte. E una volta finito il mio lavoro serio non negoziabile per il giorno, poi potevo accedere al mio altro telefono. Quindi, a proposito, l'idea stessa della modalità aereo è proprio quella di proteggere il tuo tempo, custodire il tuo tempo e assicurarti che tu sei la tua priorità, ed è davvero quello che ho fatto quando si trattava di ai social media, piattaforme pubblicitarie. Ovviamente la mia prima vera attività è stata un'agenzia pubblicitaria che ho avuto per 6 anni. E sai, ho sempre detto alle persone intorno a me, io, sai, anche nei film, i trafficanti di droga diranno, sai, non usare mai il tuo prodotto. Ho sempre visto i social media e internet in questo modo, come qualcuno che ne trae vantaggio e non qualcun altro che beneficia della mia attenzione. Ecco perché mettere il telefono in modalità aereo, ecco perché limitare i social media è così incredibilmente importante. Ora, l'ultima abitudine che mi ha aiutato a fare il mio primo milione, e so che sembra semplice, ma so che il 99% di voi non fa questo. Bevete un litro d'acqua appena svegli e assicuratevi che quella acqua sia accanto al letto o da qualche parte nella vostra stanza. Reaction, così non rimandi, perché questa è una cosa che fino ad oggi... faccio ancora fatica Per me, con... bere semplicemente acqua è semplicemente
così noioso, così tedioso. Questo è letteralmente il motivo per un grande giorno della mia azienda dove abbiamo una linea di prodotti per l'idratazione che sia la nostra lattina. Queste sono le nostre bustine di elettroliti, ma sì, il punto è bere acqua prima cosa al mattino e anche assicurarsi preferibilmente per mettere un pacchetto di elettroliti lì dentro. Non sto nemmeno cercando di pubblicizzare il mio prodotto perché è esaurito e non so davvero Sarà cosa di sia. nuovo disponibile, quindi che Sì, un sia... grande giorno, bustina di elettroliti, un'altra azienda, o quello che facevo una volta è solo un E a piccolo rametto volte di sale quella marino, stretta... un po' di limone là dentro anche, ma il punto è che mentre bevi, sai, tanta acqua la prima cosa al mattino, prova solo ad avere un po' di anima, in modo che in realtà tratteniate l'acqua, perché molte volte bevete l'acqua, ma poiché avete perso così tanto sudore, la gente non si rende conto di quanto sudore e sale voi si perde mentre si dorme, indipendentemente dal fatto che faccia caldo o freddo non importa, si continua comunque, si suda molto mentre si dorme. Quindi è davvero importante solo avere un po' di sodio al mattino, la gente non si rende conto che l'acqua che beviamo oggi hanno tolto tutti i minerali, non ne ottieni nulla, quindi come ho detto bere acqua non basta, devi remineralizzarlo. E come ho detto, se vuoi usare un sacchetto di elettroliti o semplicemente un po' di sale marino economico e spargilo lì, la cosa importante è prima cosa al mattino, assicurati di idratarti correttamente e come ho detto so che questo suona così semplice, ma fino a un anno fa è letteralmente creare una nuova azienda solo per fare un prodotto che soddisfi le mie esigenze. Ho anche lottato con questo. Quindi questa è davvero la quinta e ultima cosa. Beh, in realtà, sai cosa? Dirò un'altra cosa al riguardo. Molti di voi ragazzi bevono così tanti caffè appena svegli. Siete felici, sapete, bevete un doppio espresso, un 20 cold brew, insomma, tutte queste cose. Questo non serve a nulla. Devi prima idratarti, devi bere prima. Devi solo bere un po' d'acqua per iniziare, mettere un po' di liquidi nel sistema. Signore e signori, queste sono le 5 semplici abitudini che mi hanno reso milionario. E a proposito, voglio essere molto onesto con voi ragazzi, devo rivedere queste abitudini tutto il tempo anche nella mia vita perché ovviamente man mano che procedi nel tuo viaggio, sai, ogni fase della tua vita richiede qualcosa di diverso da te. Ci sei tu, sai, nel tuo tempo libero, vai a guardare l'intervista a Jeff Bezos che ha fatto nel 2023 dove essenzialmente ha parlato della sua vita e molto di quello ha detto è oh mi sveglio e semplicemente bighellono per un paio d'ore, leggo il giornale, faccio colazione, faccio una passeggiata come se semplicemente fluttuassi e penso che lui si sia svegliato anche lui alle 8 o alle 9, come anche io mi sveglio alle 9 del mattino perché sono di turno a volte fino alle 2 o alle 3 perché la maggior parte dei miei dipendenti sono in America, quindi coi problemi del fuso orario vivendo a Dubai, sai, non sono l'immagine perfetta ideale. Faccio parte del club che si sveglia alle 5 del mattino, del club che si sveglia alle 6. Sto facendo ciò che ha senso per la mia fase attuale della mia carriera e della mia vita e dovrai adattarti e modella e fai lo stesso. Per te, sai, c'erano momenti nella mia vita in cui mi svegliavo alle 5 del mattino, mi svegliavo, scritto HTIP 6, notae alle 6 del mattino. Ma non importa come cambia il mio programma o i viaggi o questo o quello, una cosa rimane certa, devo continuare e segui questi 5 abitudini. Abitudini che mi hanno davvero aiutato a fare il mio primo. E per assicurarmi di mantenerlo. Quindi signore e signori, su questa nota spero vi divertiate. Video, e come sempre grazie per aver guardato. Guardo da lontano e tifo per te.